Dopodiché un gruppo, 4-5 dei loro comandanti, assieme al maresciallo, non maresciallo, una cosa, forse Taddei, cioè Faloia, non ci andò sopra, ma ci andò il nostro Gueli, commissario Gueli, ci andò su, più naturalmente Scorzeni e altri ufficiali andarono su da Mussolini sulla Camera e stettero un bel tantino a fare un bel colloquio per la chiacchierata. Dopo scese giù Mussolini e tutta la compagnia, scese giù, stette un po' lì accanto in piazza assieme ai tedeschi, in attesa di che cosa? In attesa che la cicogna atterrasse, la famosa cicogna, piccolo aereo con il quale ci partì Mussolini. Però intanto gli apparecchi che avevano trasportato gli aliati, fino a che non fecero un segnale che l'impresa era riuscita, giravano attorno, non erano partiti. Appunto, fatto il segnale, se ne andarono, erano 10 apparecchi, facevano un bel rumore e si sentiva bene. E allora insomma, dopo ancora un po' fecero un altro segnale e atterrò questa famosa cicogna con la quale appunto, come si è detto, partì Mussolini. E i tedeschi cercarono di fare le loro cose, eccetera. Ancora non era arrivato il tempo di dar fuoco agli aliati. Questo fu dopo partito Mussolini. Mussolini, pronto per la partenza, ci volle noi carabinieri, forse soprattutto noi carabinieri, riunire lì vicino alla cicogna. E io lo avevo qui a distante come qui e lei così, distante, vicinissimo, il quale ci rivolse e dico queste parole, non li troverà scritte da nessuna parte, nessun giornale ne ha parlato, sono cose proprio, come si dice, inedite. Si rivolse queste parole: siete stati molto gentili verso di me, mi ricorderò di voi. Detto questo, accanto ancora c'era il tenente Faiola e il generale Andeguili. Si rivolse a loro due che erano ancora lì vicino a me. Chi mi segue di voi due? Chi mi segue dove dobbiamo andare? Sicché il tenente Faiola cominciò a dire: ma io ho famiglia, cioè come faccio, come non faccio? E allora il Gueli, un po' turbato, disse: va bene, ci andrò io. Ci andrò io. Forse questo ci andrò io significava andare con la cicogna, andare con Mussolini. Però, siccome c'era lì accanto, sempre pronto, l'omaccione dei 2 metri del coso del generale, allora capitano, no? Capitano Scorzeni, un po' facineroso come era,
avido di carriera. Allora doveva partire lui con la cicogna e Mussolini, perché non c'era posto per altri che la cicogna. Cosa che invece lui rimase lì e lo Scorseni si volle ficcare dietro a Mussolini per forza, che manco c'entrava, grosso com'era, che sulla foto si vede bene che sta dietro a Mussolini. Dico, sarà stato un quintale, volevo dire, erano un po' tutti preoccupati, se il peso diventava grosso, come si fa? Vabbè, comunque sia, è arrivato il momento che la cicogna era in moto, si doveva spiccare il volo. Hanno aiutato a tenerla un pochino per farla prendere il volo meglio. Dal punto in cui si trovava la cicogna c'è un po' di diversi, qualche chilometro, però dopo di sotto c'è una vallata profonda che a un certo punto sta cicogna non la vedemmo più. Dico che non so se è caduta per il troppo peso di sto animale. Allora, però andò bene, che poi riprese quota, piano piano, e quindi se ne andò per conto suo. Bene, i tedeschi allora, riusciti all'impresa, a partire da Mussolini, si dedicarono alla distruzione, diciamo così, degli dettero fuoco degli alleati, a raccogliere tutto ciò che dovevano raccogliere, eccetera. Appunto, fatto tutto questo, assieme a il tenente Faiola rimase con noi, mentre il Gueli andò con i tedeschi, scese giù per la funivia, quando partirono tutto l'equipaggio degli alianti, scesero giù per la funivia dove c'era già un'autocolonna, perché laggiù c'era un bel presidio e c'erano diverse, era bene guardata dai tedeschi. Scesero giù con la funivia e quindi partirono con questa autocolonna pronta per raccogliere tutto, perché erano parecchi, perché ogni aliante mi pare che ci fossero una decina di persone, non lo so quante, quindi erano parecchi, perché gli alianti erano 10, quindi dopo tutto il resto, e quindi questa colonna si partì e noi si rimase lì assieme a questo famoso anche lui, poi è diventato tenente Taddei, ma per noi Taddei, ma Faiola era il vero nome. Il giorno dopo della partenza di Mussolini ci riunì, seconda cosa di cui nessun giornale, nessuno ha parlato, nessuno in assoluto. Quello che sto per dire, che ci disse il tenente Faiola, e cioè ci disse queste testuali parole: sappiate che noi eravamo informati che arrivavano i tedeschi a liberare Mussolini, però era nostra intenzione trasferirlo in un posto molto impervio, dove non sarebbe stato possibile ritrovarlo nei atterraggi di aerei e quant'altro, eccetera, quindi molto nascosto. Però non abbiamo fatto in tempo, non abbiamo fatto in tempo. Queste parole che ci disse, quasi quasi rimanemmo un po' scioccati, ma sarà vero, non lo so. Io ripeto le sue parole, ripeto le sue parole. Bene, e quindi che cosa
dove andiamo, noi che facciamo adesso che siamo rimasti soli, tutti sono andati. Il giorno dopo che questo tenente ci aveva detto queste cose, si seppe che non c'era più, era andato via solo, senza dirci niente. Dove è andato, dove è andato? Le voci circolavano, non so se erano voci veritiere, che sarebbe andato al nord, non lo so, questo lo sa lui solo. E allora noi rimanemmo lì soli, ancora un altro giorno, poi ci aggregarono al gruppo dei carabinieri dell'Aquila. All'Aquila era un bordello, un casotto che non finiva più, saccheggiamenti, non sapeva chi comandava, chi non comandava, era proprio una cosa proprio che non comandava più nessuno, non si dava retta più a nessuno, tant'è che io proprio non detti retta a nessuno, che andai a detti da una famiglia, gli dissi io ti do tutto ciò che è militare, dammi un vestito da borghese. E infatti furono così bravi che mi vestirono da cima a fondo e io tra tutta questa confusione, piano piano riuscii a partire col treno che mi portò fino a Todi. Però io non abitavo a Todi, la mia famiglia, ma abitava a Fratatodina, ancora più avanti, per una 10-12 chilometri. Era alle 2 di notte quando io arrivai alla stazione appunto di Todi, le 2 di notte. Che faccio? A piedi, piano piano parto e vado a casa. Vado a casa, arrivo a casa, tutti dormivano ancora. Zitto per non fare tanto rumore, avvertii mio fratello, perché non sapevano io dove mi trovavo, perché il nostro servizio era un servizio segreto, che si poteva comunicare con nessuno. Quindi loro non sapevano dove mi potevo trovare, io non mi potevo trovare. Piano piano entrai nella camera. Oh, sono il fratello. Ma da dove vieni? Da dove vengo? Eccomi qua, sano e salvo. E allora non svegliai nemmeno i genitori. Mi buttai sul letto accanto a lui, aspettando che si svegliassero i genitori.